Ciao a tutti e bentornati su White One Racing. Oggi vedremo come variano le fasi in funzione della lunghezza della biella a pari corsa e a pari quota. Oggi affrontiamo questo tema in seguito all'esperienza maturata sul motore d'accelerazione, nel quale abbiamo osservato una variazione delle fasi molto rilevanti, passando da biella 110 a 116, tanto è vero che per ottenere le fasi desiderate adottando un cilindro Malossi MHR lo abbiamo dovuto lavorare in maniera importante. Qui abbiamo due Carter 200 nuovi, originali Piaggio, pari in tutto. Sul carter sul quale abbiamo montato già il goniometro già attrezzato abbiamo montato un albero in corsa 60 con biella 110, niente guarnizione sotto al cilindro, gruppo termico Polini corsa 60 210 lavorato, ma questo non ha importanza, è solo la comparativa che dobbiamo fare. Su quest'altro invece abbiamo posizionato due spessori da 3 mm che sommati fanno 6 e compensano la lunghezza della biella in modo da poter comparare le fasi a pari quote. Ora confronteremo le fasi che si hanno su Carter 200, biella 110 e 116, poi faremo la stessa cosa su Carter 125 con biella 105 e 110. Abbiamo già predisposto una tabellina su cui scriveremo le misure ricavate. Ora misureremo la fase di scarico utilizzando sempre per verificare lo zero e le chiusure questo spessimetro da 0,15 come l'altra volta interposto tra bordo luce e pistone in maniera da avere misure costanti. Per intanto ci siamo già posizionati sullo 0 e adesso vado a vedere la fase che mi risulta. Siamo giusto a 180 gradi. Abbiamo riazzerato il goniometro sul travaso e adesso andiamo a effettuare la misura. Ecco qui, 122 gradi di travaso. Prendiamo nota dei valori negli appositi spazi. Allora, lo scarico avevamo rilevato 180 gradi e per i travasi 122. Biella 110. Ora andremo a vedere biella 116. Abbiamo ora montato il cilindro sull'altro carter spessorato dove c'è un albero con biella 116 sempre corsa 60. Abbiamo fissato lo 0 e adesso andiamo a vedere la fase che ricaviamo, che è di 176 gradi. Abbiamo riazzerato il goniometro per misurare i travasi, adesso andiamo a misurare. Eccoli, 119 gradi. Andiamo ora ad annotare le misure ottenute, che sono 176 per lo scarico e 119 per il travaso. Le misure rilevate, come avete visto, hanno messo in evidenza differenze importanti, tale da mutare il carattere dello stesso cilindro montato con bielle di lunghezza diversa. Ora vedremo quanto accade sul motore 125 passando da biella 105 a 110. Eccoci passati ai 125, in questo caso abbiamo preso due carter, uno quasi completo, l'altro no, comunque della stessa epoca, di piccolo avviamento elettrico. Abbiamo usato come cilindro un evergreen come il Polini 177, questo è un po' lavorato, e ora l'abbiamo montato sul motore che ha l'albero sempre corsa 60 però biella 105. Abbiamo messo lo 0 e adesso andiamo a vedere lo scarico quanti gradi ci dà e sono 175. Abbiamo riazzerato il goniometro per il travaso, misuriamo, eccoci qua, 116 gradi. Annotiamo ora i valori ottenuti, 175 per lo scarico e 116 per il travaso. Ora abbiamo montato lo stesso cilindro sull'altro carter, su cui è stato messo un albero in corsa 60 con biella 110. È stato posizionato sullo 0 il goniometro e adesso misuriamo lo scarico. (173 gradi), ecco. Eccoci al travaso, goniometro sullo 0, andiamo a misurare.
Eccolo, 114 gradi. Annotiamo 173 per lo scarico e 114 per il travaso. Come vedete, dati alla mano, la lunghezza della biella è un fattore molto importante per determinare le fasi, la influenza molto. Nel caso del 177 è stata un po' meno evidente la variazione per due motivi. Primo, perché la differenza tra le due bielle è di meno, 5 mm anziché 6. E secondo, perché le fasi sono proprio già un po' più basse, quindi in termini percentuali risulta poi più evidente nel caso di fasi più alte. Tuttavia vanno fatte anche altre considerazioni. La biella lunga rispetto alla corta, una volta che le fasi siano state ottimizzate, presenta più vantaggi che svantaggi, perché la legge di inversione di moto ai punti morti tende a eguagliarsi, cioè si riducono le differenze. Peraltro, se la biella per assurdo fosse di lunghezza infinita, sarebbero identiche, quindi più ci si avvicina a questo assurdo, più si attenuano le differenze, con vantaggio per il funzionamento. In secondo luogo, a parità di fase il time area è maggiore. Oltretutto, la compressione effettiva a parità di fase è minore, perché la luce di scarico è comunque posta più in alto. Quindi, a meno che non si voglia ottenere un motore particolarmente pieno ai bassi, che la biella corta e un carter più piccolo producono, è bene optare, ove possibile, per una biella più lunga. Per ora abbiamo trattato solo questi dati numerici e tralasciamo discorsi approfonditi sulla variazione del volume del carter e sul fatto che le rampe di travaso più lunghe si accordino a un regime più basso. D'altro canto, una biella lunga lascia anche più passaggio sotto al pistone, quindi i travasi, sebbene accordati a un regime più basso, vedono un passaggio comunque maggiore. Nonostante che su questo blocchetto siano presenti ben più macchie che dati, speriamo che i pur pochi dati ravvisabili tra una macchia e l'altra vi siano stati utili. Per oggi è tutto, arrivederci al prossimo video. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.